Parlo troppo, bando alle ciance, accontento tutte le persone che mi dicono che parlo troppo. Si balla subito. Sequenza cavalieri. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Fatta? Ok, ve la spiego. Quindi qua mi dovete lasciare parlare un pochino, ok? Dal basico. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Dance Mental Coach del mio cuore si parte con un quarto di giro verso sinistra. 1, 2, 3. Rimaniamo sul filone dei giri a sinistra e partiamo con un quarto di giro. 1, 2, 3. Da questa posizione mi ballate il 5 con la gamba destra, un piccolo passo laterale. Sul 6 incrociamo in avanti con la gamba sinistra, nel numero 7 portiamo il peso sulla gamba destra e andiamo in leggera torsione con la parte alta del busto 7. Pronti a andare di nuovo in rotazione sempre verso sinistra. 1, 2, 3. Nel numero 3 mi recuperate la frontalità. Di nuovo fino a qua. Basico 2, 3. 5, 6 e via. Un quarto di giro. 1, 2, 3. 5, piccolo laterale. 6, incrociato. 7. Ti chiedo, vedi nel numero 7, di andare anche ad eseguire insieme alla rotazione un cambio con il movimento della testa. Devi essere molto preciso su questo, ok? 1, 2, 3, 5, 6, 7, un quarto di giro. 1, 2, 3. Vedete che mi sono spostata di 90 gradi. 5, piccolo laterale con la gamba destra. 6, incroci in avanti con la sinistra. 7. Postura, posizione, peso sulla gamba destra, torsione della parte alta. Entri nuovamente in rotazione verso la tua sinistra. Nel numero 1 porti il peso sulla gamba sinistra, 2 peso sulla gamba destra, numero 3 frontale. Ti chiedo adesso di puntare in avanti la gamba destra al 5. Ciao. Mi abbini un piccolo movimento della parte alta del busto, se vuoi ovviamente. 5. Esci nel numero 7, in fuori con la gamba sinistra, mantenendo lo stesso concetto. Quindi a livello di passi mi balli il 5 puntato e 7 puntato esterno. 5 punto avanti, 7 punto all'esterno. 5, 7. Se è arrivato dal giro mi balli punto in avanti, 7. Se ti piace puoi anche ballare tacco, Tacco, 7. Tacco, 7. Se vuoi mi aggiungi questi movimenti. Cia, cia. Lo puoi fare mantenendo le braccia qua, lo puoi fare usando le braccia in fuori. Mi piace molto quando il cavaliere usa questi movimenti delle braccia in fuori, utilizzando il movimento di torsione della parte alta del busto. Anche per noi dame ci sarà questo movimento. Come si esegue esattamente quel movimento lì? Il movimento di shake ha una tecnica molto precisa di torsioni rapide della parte alta del busto che andremo a vedere poi nel dettaglio in un video dedicato proprio a questo. Per il momento quello che vi dico, mi raccomando, si tratta di torsioni della parte alta che vanno fatte in modo un pochino rapido, ma che non devono coinvolgere la parte di sotto. Soprattutto non è un movimento delle spalle in avanti, sono proprio movimenti di torsione, ok? Della parte alta. Vedremo anche qua degli esercizi appositi. Il movimento, se per ora non l'avete mai studiato, o chiedete direttamente al vostro maestro o alla vostra maestra di mostrarvelo, o attendete che Igor decida di pubblicare nelle varie sezioni che creerà su Dance Mental Coaching anche il video, che sicuramente pubblicherà prossimamente, legato al movimento della parte alta del busto.
In assenza di quel movimento, per chi vuole entrare nella sequenza ma non sente ancora agevole andare a applicare il movimento, non è necessario farlo. Guardate, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 7. Quindi mi vado a concentrare sulla parte di passo, anche perché tenete presente che su una salsa con una velocità metrica media avrete modo di ballare 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6. Quindi non risulterete fermi poiché non utilizzate questo movimento. Quello è un ornamento interessante che dovrà essere studiato, ma che non è assolutamente obbligatorio mettere all'interno della sequenza. Rivediamo ancora il passo, cavalieri. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 7. Andate a chiudere rapidamente nel numero 8. 8, pronti a muovere la gamba, la gamba destra con un 3 all'1. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non punto, lato, chiudo. Anche qua esiste una tecnica molto precisa legata a movimenti di torsione e rotazione insieme. Anche questo, no? Anche sugli elementi del tres, tutti fondamentali, devono essere sviluppati, sbobinati in modo importante perché hanno tutti una coordinazione di movimento di rotazione e torsione all'interno. Per questo in questi cicli iniziali di Dance Mental Coaching vedete che vi proponiamo vari temi, molto spesso nelle sequenze ci sono moltissime cose, ma proprio per questo motivo troverete poi le sezioni con ogni singolo elemento spiegato. Ora, per accennare, quando noi balliamo il tres utilizziamo un movimento dominante di torsione che va verso la gamba che si muove in chiusura e si allontana dal movimento che va in apertura, ok? In questo c'è una micro rotazione per quel che riguarda il cavaliere, che ha sempre un movimento anche di leggera rotazione, no? Abbinato ai movimenti di torsione, che nella dama diventa più marcato, più accentuato, ok? Il movimento di rotazione, volendo, può essere più marcato nel momento in cui viene eseguito dalla dama rispetto a quello di torsione, intendo. Rivediamo ancora, quindi abbiamo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3. Chiudiamo ballando una piccola variazione che avevamo già visto, in questo caso però su questi tempi. Allungo al 5, avvicino nel numero 6, appoggio il peso al 7 sulla gamba destra, pronto a ripartire col basico. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Attenzione alla gestione del peso. Il peso qua per il cavaliere fa punto, lato, chiudo, senza appoggiare il peso del corpo sulla gamba destra, perché dovrò riallungare immediatamente dopo, nel 5. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Cosa accadrebbe se lo dovessimo ballare sul tempo del dos? C'è una variante. Maestri, controllatemi bene la variazione sull'1, impegnativa, perché questa variazione sull'1 richiede che il vostro allievo utilizzi la gamba destra chiudendo in assenza di peso e allungando, per poi riballare puntato. Hanno ben 5 movimenti, tutti di destra. Punto, esterno, chiusura senza peso, allungamento, appoggio, solo alla fine. Dopo il quinto movimento, sul dos. Occhio cosa succede adesso invece sul 2. 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5 e 7. 5, 7 e 1. Quindi mi ballate i pari per entrare nelle chiusure. 4,
5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Qua appoggiamo invece il peso. 5, incroci in avanti con la gamba sinistra. 6, vai in allungamento. 7, 1, 2, 3, 5, 6, 6. Notato la variazione? Qua dopo il 3 hai la chiusura con peso. Incroci, puntato e esci dal passo. Rivediamolo insieme. 2, 3, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2. C'è quell'8, ok? 5, 6, 7, 8, 1, 2, appoggia. 5, 6, 6, 1, 2, 3, 6, 6, 1, 2, 3, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5 e già un po'. E riprendi il 2, 3. Bene, andiamo alle mie dame a questo punto. E partiamo con la variazione sull'1. Avete visto che ho avuto un momento di esitazione? Voglio dirvi anche il perché. Secondo voi? Il mio? Tutte insieme? Igor, guardate, ho anche il doppio microfono, perché pensa sempre a voi. E mi ha detto, dove c'è un po' di rimbombo voglio che sentano tutto quanto bene. Quindi quando mi vedete che ho dei momenti dove sembra che abbia visto la luce finalmente in fondo al tunnel, ho visto lui. Ho visto il mio Igor che mi faceva qualche segnale da dietro la telecamera. Bene, la variazione per le mie dame. Variazione sul tempo 1. Variazione molto carina, quindi da studiare con cura. Scusate se me lo dico da sola, ma è proprio carina questa variazione. Se volete mandarmi dei filmati, mi raccomando, nella diretta che avevamo fatto, Igor aveva dato una mail alla quale potevate rivolgervi e andate a vederlo. Se voi andate se volete rivedere anche la diretta, avevamo avuto un po' di difficoltà di connessione. Quella sera a Torino era saltata la connessione ovunque e quindi avevamo avuto un po' di difficoltà. Ma Igor ha segnalato qual è la mail a cui vi potete rivolgere nel caso in cui ci siano questioni tecniche, consigli che ci volete dare, cose del genere. Questa è una delle ragioni per cui vedete il doppio microfono, perché è attentissimo a tutto. Se volete mandarmi dei video, delle sequenze, sappiate che le riceviamo con grande gioia, ok? Allora, andiamo sul tempo 1 della nostra sequenzina e balliamo 1, 2, 3. Entriamo in un quarto di giro a destra, scusatemi, a sinistra, 5, 6, 7. Quindi vedete che da qua ballo 5, 6, ritorno, 7. Entro nell'1, nel dos, apro nel 3. Vedete che il piede resta dritto fondamentalmente ed è solo il mio busto che si gira insieme alla testa. 3. Vado di nuovo in rotazione verso la mia sinistra. Al 5, al 6 e al 7 ho recuperato la frontalità. Nell'1 punto il piede avanti, avvicino al dos e punto in fuori al 3. Ballerò quindi 1 e 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Notate che l'1 è disteso, quindi la gamba col peso, la sinistra è distesa, e al 3 ho la gamba leggermente piegata. Se vogliamo, coordiniamo col movimento di shape. 1, 3, 1, 3, 1, 3. Da esercitare e poi da guardare il video dedicato, ok? 1, 3. Chiudo nel 4, ballo il mio 3, 5, 6, 7. Anche per noi dame, quando decidiamo di ballare il tempo 1, c'è questo piccolo trucco molto carino perché dà opportunità di imparare la gestione del peso. 5, 6, 7, guardate, chi può dire dove ho il peso? Voi potete dirlo. Il peso si mantiene a sinistra al 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Notate che anche un 3. 5, 6, 7. 5, 6, 7. È un passo che può sembrare banale perché fa punto fuori, ma vedete che è sempre l'atteggiamento, cioè un conto è ballare in questo modo qua, no? Un conto è valorarsi,
darsi un valore, no? Darsi un valore studiandosi. E certo, non è necessario che siano innati determinati movimenti. Posso studiarli e scoprire che erano innati, o scoprirlo magari dopo, ok? Però studiare quel movimento di torsione, movimento che va in torsione esterna e chiusura. Ora qua la cosa particolare è che nel 7 non porto il peso sulla destra, la lascio libera perché nell'1 vado a puntare indietro. 5, 6, 7, punti in fuori all'1 e nota come il mio corpo quando chiudo continua a muoversi. 1, vedi? A rallentatore. 5, 6, 7 e 1. 2, tira drizzi piegando il ginocchio, mantenendo il peso sulla gamba sinistra. 3, appoggia il peso sulla destra. 5, 6, 7, hai recuperato il basico avanti. Rifacciamo. 5, scusa, riparto dalla base indietro. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, niente peso. 1 con la destra, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Sul tempo del DOS. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questa volta al numero 7 mi porti il peso sulla gamba destra. 7, perché balliamo l'1 incrociato, il Do spuntato indietro, il 3 in richiamata. Per poi ballare 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. Questa volta con il peso. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5. Ultima volta 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, porta il peso e 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Bene, queste variazioni le faremo molto molto presto sulla musica, ok? Quindi ci saranno poi gli estratti, gli short che pubblicherà Igor, anche per vedere queste sequenze con il sottofondo musicale ballati sia sull'1 che sul 2, ma ci tenevo molto in questo video a rimanere focalizzata su quelli che sono i passi, su quelle che sono le sequenze, e questo video lo intitoleremo Bando alle ciance, bando alle ciance, focus sui passi e sulle sequenze, ma sempre con quella postura, quella fisiologia e quell'atteggiamento di Dance Mental Coaching. Vi aspetto al prossimo video. Ah, mi raccomando, iscrivetevi, ricordatelo. Ciao!